And I knew that there were much more documents regarding Israel. Sapevo che c'erano molti altri documenti che riguardavano Israele. Le mie fonti mi dicevano che gli apparati di sicurezza israeliani erano stati infiltrati e volevano mostrarmi quanto profondamente. I had good reason to believe. Avevo buone ragioni per credere che fosse tutto vero. Così sono andato all'ambasciata israeliana qua in Svizzera, ho consegnato il mio passaporto, le mie indagini e tutti i documenti che avevo raccolto e ho dichiarato di essere pronto a testimoniare in tribunale. La denuncia di Mark Eschinger all'ambasciata israeliana non ha avuto alcun esito e lui ha deciso di rendere pubblici i documenti che aveva. Documenti che sono stati rilanciati e avvalorati anche dall'ex consigliere dei primi ministri israeliani Yigal Carmon. Here I'm holding the ones that relate to Netanyahu, 5 documents. Qua ho in mano quelli che riguardano Netanyahu, 5 documenti. Lettere dall'emiro del Qatar al ministro delle finanze e dal ministro al governatore della Banca Nazionale del Qatar e poi ancora da lui al capo dei servizi segreti. C'è scritto che nel 2012 hanno elargito 15 milioni di euro per la campagna elettorale di Netanyahu e nel 2018 altri 50 milioni. Ho consegnato questi documenti al procuratore generale affinché aprisse un'indagine. Sono 50 anni che mi occupo di documenti arabi e le dico che questi sono solidi e autentici. Dopo Mark Eschinger, anche Yigal Carmon ha fatto una denuncia ufficiale, ma nonostante il primo ministro Benjamin Netanyahu sia stato incriminato in Israele in 3 diverse inchieste che includono l'accusa di corruzione, non c'è invece alcuna indagine pubblica sui soldi che sarebbero stati elargiti dal Qatar. E a Tel Aviv i cittadini israeliani manifestano per la liberazione degli ostaggi e le dimissioni del premier israeliano. Che cosa c'è scritto sullo striscione? Vogliamo sapere da Netanyahu se ha intascato 65 milioni di euro dal Qatar. Vogliamo un'indagine e vogliamo chiedere al mondo che cosa sta succedendo con il Qatar. Se il Qatar ha finanziato Bibi Netanyahu e anche Hamas, allora abbiamo un problema. Ci sentiamo traditi. Il Qatar dirige lo spettacolo ed è il principale vincitore di tutto quello che sta succedendo. Tutti lo sanno, ma hanno paura di dirlo. Non mi importa delle minacce che ho ricevuto. Se è arrivato il mio momento, se domani mi uccideranno, allora va bene, così sia. Avrò fatto il mio lavoro. I will have done my job. Mark Eschinger mi racconta di essere entrato in possesso di nuovi documenti esclusivi, documenti mai divulgati che metterebbero nero su bianco i flussi finanziari diretti ad Hamas e che porterebbero dritti al premier israeliano Benjamin Netanyahu. It's a complete chain of documents. È una catena completa di documenti. Documenti che Eschinger mi ha consegnato. Il primo anello della catena è un bonifico datato 5 luglio 2012, effettuato dalla Qatar Foundation, organizzazione creata nel 1995 dall'allora emiro del Qatar. 50 milioni di dollari destinati al conto nella filiale di Amman di World Vision Syrian Relief Organization. Secondo Eschinger, si tratterebbe della sezione giordana dell'Organizzazione per i diritti umani World Vision, il cui responsabile delle operazioni a Gaza, come si legge in questa sintesi della sentenza del Tribunale israeliano del 15 giugno 2022, è stato accusato da Israele di aver distratto fondi dal bilancio della ONG in favore di Hamas. The NGO was active in Gaza. L'ONG era attiva a Gaza e c'era un'altra entità fittizia in Israele con lo stesso nome. L'altro documento è una segnalazione delle autorità giordane del 10 luglio del 2012, con cui il bonifico della Qatar Foundation viene bloccato per sospetto riciclaggio. C'è scritto che l'organizzazione World Vision è sospettata di lavorare per finanziare organizzazioni sospette, inclusa Hamas, in cooperazione con Benjamin Netanyahu, attraverso altri conti finanziari.
Infine, questo documento del 2 settembre 2012 riporta che l'unità giordana antiriciclaggio ha confermato tutti i sospetti. La polizia finanziaria giordana fa un rapporto completo e collega il pagamento ad Hamas e a Netanyahu attraverso la ONG. E c'è la lettera del ministro del Qatar che dice che siccome il trasferimento è stato bloccato, verrà effettuato in contanti. Let's do it in cash. La lettera che chiude il cerchio è firmata dal ministro dell'economia e finanze del Qatar, che scrive direttamente al primo ministro di Doha, informandolo che a causa del blocco del bonifico e per decisione dell'emiro del Qatar, 50 milioni di dollari in contanti sarebbero stati affidati al responsabile degli apparati di sicurezza di Stato, per essere consegnati direttamente al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Perché lei è così sicuro che i documenti siano originali? It's exactly the same kind of letter. È esattamente lo stesso tipo di lettere che ho ricevuto da un'altra fonte. Stessa qualità, stesso tipo di firma, stesso tipo di codice a barre. To create this kind of Per creare documenti così diversi tra loro, devi essere più che un genio. Devi essere in grado di identificare la banca giusta e costruire la ricevuta del 2012. Devi replicare un documento della polizia giordana e avere un complice all'interno. E devi manipolare un documento del Qatar. Sono pronto ad andare dal procuratore in Israele per consegnargli tutto e la mia dichiarazione giurata per dimostrarne l'autenticità. I documenti di Mark Eischinger raccontano una triangolazione che ha dell'incredibile. Per verificarne l'autenticità siamo partiti dalla Giordania. In questi due allegati al report dell'antiriciclaggio c'è il fascicolo investigativo del giudice della Corte di Sicurezza di Stato della Giordania, Ali Mubaidin. Mr. Ali Mubaidin? Can you hear me? Il giudice non parla inglese e mi chiede di mettere per iscritto le mie domande, a cui risponde con questa lettera. Mi spiega di essere in pensione dal 2020, motivo per cui non può più consultare personalmente il fascicolo numero 974 del 2012. Conferma però che proprio in quell'anno la Corte della Sicurezza di Stato ha avviato procedimenti investigativi su alcuni casi di sospetto riciclaggio collegati ad attività terroristiche. Casi che non sono mai arrivati a compimento per problemi procedurali. Ma quando gli mando il documento in cui si parla del Qatar per sapere se sia autentico, improvvisamente smette di rispondermi. Hello? Good morning, Mrs. Dana Jumblatt? Yes. Allora mi rivolgo a Dana Jumblatt, direttrice dell'unità antiriciclaggio e finanziamenti al terrorismo e firmataria della relazione che confermerebbe i sospetti. Sebbene si sia dimessa da 5 anni, è ancora sotto giuramento e deve rispettare la clausola di riservatezza. If I remember, I will definitely help you out, especially if the case was closed because my work was extremely sensitive. I will do my best to help you, but I would really appreciate, especially that you're saying the document was when I was in charge. If you can send me via WhatsApp the document so I can check for you. Alcune ore dopo che le ho mandato il documento che la riguarda, Dana Jumblatt mi scrive che non è autentico, in modo che, specifica, non si possa costruire nulla su di esso. È impossibile, dice, che ci siano state fughe di documenti da fascicoli di questo genere. Il logo si può ottenere facilmente, mi scrive, ma le lettere sono formattate in maniera diversa da quelle dell'unità e la firma non è la sua. Poi aggiunge un dettaglio che mi sorprende. In Giordania i casi di antiriciclaggio non vengono assegnati alla Corte di Sicurezza di Stato, esattamente il contrario di quello che mi aveva scritto il giudice Mubaidin a proposito del 2012, l'anno di cui ci stiamo occupando. Per eliminare ogni dubbio mi sono rivolta all'ambasciata giordana a Roma, che mi ha scritto che il portavoce del ministro degli esteri avrebbe risposto alle mie domande. Ho inviato anche a lui il documento giordano, ma anche a quell'email non ho mai ricevuto risposta. Così come non mi ha mai risposto la Qatar Foundation, a cui avevo chiesto punto per punto conferma o smentita dei documenti e del loro contenuto. Solo la ONG World Vision ha risposto alle mie email.
mi ha scritto che World Vision non è mai stata registrata con il nome World Vision Syrian Relief Organization in Giordania e che dai loro archivi non risulta che abbiano avuto un conto con la banca HSBC nel paese. E alla domanda se avessero mai ricevuto finanziamenti dalla Qatar Foundation o dallo Stato del Qatar, ha risposto di non avere mai contattato donatori del Qatar per finanziare il loro progetto World Vision Syrian Response, che ha sede proprio ad Amman. Tonight I want to speak to you about total victory. Our security and the prospects of peace in the Middle East depend on one thing: total victory over Hamas. Anche il premier Netanyahu ha rifiutato la nostra richiesta di intervista sui finanziamenti ad Hamas e le relazioni con l'organizzazione. Ma ci sono altri elementi. In questa dichiarazione giurata e vidimata da un notaio dello Stato della Florida sui finanziamenti di Hamas e i rapporti con il Qatar, firmata da un ex agente della CIA e un ex investigatore della DEA, l'Agenzia Federale Antidroga statunitense, agenti dei quali non possiamo rivelarvi i nomi, si legge nero su bianco che numerosi documenti provenienti dal Qatar e dalla Giordania sono stati sottoposti al Dipartimento della Difesa americano e riportano il tentativo di trasferimento di $50 milioni a favore di Netanyahu e il sospetto riciclaggio da parte delle autorità giordane e, si legge alla fine, gli esperti di settore li hanno ritenuti documenti credibili. Questa è una storia di spie, di contraddizioni e di silenzi. Una storia che porta la società israeliana a porsi ancora una domanda. Perché il primo ministro Netanyahu, che oggi vuole la guerra fino alla distruzione totale di Hamas, ha non solo permesso per anni che Hamas venisse finanziato, ma ha sostenuto e favorito quei finanziamenti proprio negli stessi anni in cui Israele attaccava Gaza con ripetute operazioni militari? Israele en particular, su gobierno, se niega rotundamente, ayer mismo lo repetía Netanyahu, como si se anticipara a mis palabras de hoy, aceptar una solución que lleva boicoteando él personalmente durante los últimos 30 años. Solo creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas. Sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Netanyahu ha rifiutato di trattare con l'autorità palestinese e ha preferito mantenere una sorta di equilibrio con Hamas, commettendo uno storico e tragico errore che ha portato agli eventi di questi mesi. Ha preferito ignorare l'autorità palestinese, che era un potenziale interlocutore nei negoziati di pace, perché temeva che sarebbe stato costretto a fare concessioni territoriali e che questo avrebbe deluso le aspettative di base dei suoi partner politici. Si può quindi dire che ha ignorato l'interesse nazionale dello Stato di Israele, dando la precedenza alla stabilità politica del suo governo, e per questo ha preferito flirtare con Hamas. And he preferred to somehow flirt with Hamas.